Good morning, how are you? Come state? Io bene. Oggi realizzeremo un piatto tipico della cucina abruzzese, gli arrosticini. Li abbineremo con i classici prodotti abruzzesi, il pomodoro, il pane fatto in casa e un buon vino, un buon Montepulciano d'Abruzzo. La materia prima è la carne di pecora. La carne di pecora deve essere il taglio magro e il taglio di grasso, perché praticamente la parte grassa, come vedete, va a dare gusto alla parte magra, quindi dà gusto all'arrosticino. La carne deve essere di qualità. Io mi sono fatto consigliare dalla mia amica di Montesilvano, Assunta Ardente, dell'omonima macelleria di Santa Filomena di Montesilvano, che saluto. Buonasera signora, che mi ha consigliato un ottimo taglio di carne di pecora. Oltre alla carne che deve essere di qualità, abbiamo gli altri ingredienti fondamentali, che è lo stuzzichino. Lo stecchino, questo stecchino che viene utilizzato per infilare, poi come vedrete vi farò vedere il nostro arrosticino che andremo a appoggiare per cucinarlo, per cuocerlo. Poi abbiniamo, di solito l'arrosticino viene presentato con del pane integrale abbrustolito, poi pomodoro, basilico, per chi lo desidera, a me piace il piccante, un po' di peperoncino, e il principe, l'olio extravergine d'oliva, per condire sia gli arrosticini che il nostro pane. Ora andiamo a realizzare i nostri cubetti per infilare, che poi verranno infilati all'interno dello stecchino. Andiamo al nostro coltello, andiamo a fare delle striscioline di questa carne in questa maniera. Bene, stessa cosa come abbiamo fatto i pezzettoni per infilare, andiamo a fare per la parte grassa, che dà gusto e darà sapore a questo arrosticino. Ecco, facciamo delle belle fettine, così. Un po' più fine queste le facciamo, perché si vanno a inserire tra un pezzo di magro e un pezzo di grasso. Vedete, questo lo tagliamo così. Bene, ora andiamo a realizzare i nostri arrosticini. Alterniamo un pezzo di carne di pecora, ribadisco di pecora, alternato a del grasso sempre di pecora, quindi grasso e magro. Qui infiliamo, ecco qua, così, e alterniamo un pezzo di grasso. Questo è un arrosticino medio. Ecco, qui possiamo aggiungere anche un altro pezzettino, ma questo è un arrosticino medio. Bene, come vedete questo è il nostro prodotto finito. I nostri arrosticini sono pronti da cucinare. Adesso andremo a cucinarli. Bene, degli arrosticini esiste anche una variante. In Abruzzo li facciamo anche con il fegato, quindi è una variante, si possono fare di carne o di fegato. In questo caso non è carne di pecora, come ribadisco, ma è fegato di manzo, che poi abbiamo opportunamente tagliato, come in precedenza per la carne di pecora, a dadini. Vedete, questo è fegato di manzo tagliato a dadini. Andiamo ad intervallare un pezzo di fegato con il pezzo di
cipolla di Tropea e poi andiamo a cucinare come per gli arrosticini, per l'altro tipo di arrosticini sulla brace. Ecco qui il nostro arrosticino è pronto. Vedete? Eccolo. Bene, ora andiamo a cucinare i nostri arrosticini con un attrezzo che è tipico abruzzese delle nostre parti, una rosticera o cosiddetta canaletta, perché vedete è realizzato in acciaio. La larghezza di questa canaletta o rosticera deve essere della stessa larghezza del impilato dove abbiamo impilato il nostro arrosticino. Vedete? Va a posizionarsi così. Andremo a posizionare così. La brace la mettiamo sotto. Prima mettiamo la brace, poi appoggiamo il nostro arrosticino per la cottura. Prendiamo la brace e la andiamo a posizionare così lungo questa rosticina. Bene, ora andiamo a posizionare i nostri arrosticini sulla rosticera. Ecco, come potete vedere, così. Il segreto per un buon arrosticino, la cottura di un buon arrosticino, è anche quella di girare spesso l'arrosticino in modo da non far carbonizzare la carne. Andiamo a girare i nostri arrosticini. Ecco qua. Per quanto riguarda il condimento dei nostri arrosticini, faccio come la carne. Prima si cucina la carne e poi vado a condire con sale e olio opportunamente equilibrato, in modo tale si sente più il gusto della carne e meno del sale. Bene, i nostri arrosticini sono quasi cotti, li andiamo a togliere, come potete vedere, guardate che bel colore che hanno. Ecco. E poi li andiamo a condire. Guardate che meraviglia questo arrosticino, è una meraviglia. Bene, ora andiamo a condire i nostri arrosticini, il pomodoro che abbiamo già tagliato e il pane abbrustolito. Mettiamo il sale quando basta. Ecco, quindi io metto una bella spolverata di sale da un lato, anche sui pomodori e anche sul pane. Ok? Poi mettiamo il principe, la mediterraneità. Olio extravergine di oliva del campo del mio paese natio, Spoltore. Pescara. Condiamo abbondante olio, anche sul pane stessa cosa. E questa è la mediterraneità, il nostro olio extravergine d'oliva. Adesso giriamo, andiamo. Io a questo arrosticino abbinerei un buon Montepulciano d'Abruzzo della zona della DOCG nella provincia di Teramo, in particolare nel paese di Morro d'Oro, che ha un'ottima sapidità e si sposa molto bene con questo tipo di carne. Ecco qua, quindi io assaggio questo arrosticino abbinato a questo vino. Mettiamo un po' di vino. Eccellente, sapidità completa per avere un'armonia di profumi e di sapori in bocca.
Buon appetito con gli arrosticini abruzzesi.